Bentornati sul canale, in questo video andiamo a parlare nuovamente di Xiaomi, ma non più per delle lampadine come nei video precedenti, ma bensì per il robot aspirapolvere. Andremo a configurarlo ed integrarlo in OpenHub utilizzando lo Xiaomi Mi I/O Binding, lo stesso che abbiamo utilizzato per le lampadine dei Lite. Andiamo quindi a configurare il robot, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum versione 1, il mio è un po' vecchiotto, ce l'ho già da qualche anno, utilizzando il binding che abbiamo già installato per le Xiaomi Lite, le lampade RGB. Quindi su Settings, Things, facendo più, utilizziamo questo binding, Xiaomi Mi I/O Binding. Quindi se non doveste averlo dovete andare a installarlo nel classico modo. Quindi vediamo che ci riconosce già due dispositivi che sono una videocamera da interno e l'aspirapolvere, però lo riconosce generic. In teoria dalla documentazione dovrebbe esserci proprio il tipo vacuum, quindi proviamo a fare lo scan e vediamo se viene fuori. Non è venuto fuori niente, allora proviamo a utilizzare il generic, che può essere che poi si trasformi nel binding giusto. Quindi lo selezioniamo, gli diamo il nome, gli do lo 02 sempre per un discorso di indirizzi IP. Nel frattempo è diventato online, diamogli la location che è PT Soggiorno. Direi che ha trovato tutto. A questo punto salviamo, aspettiamo che torni online. Ok, andiamo sui canali. Vedete che ha tantissimi canali. Io adesso magari ne configuro solo qualcuno a titolo di esempio. Configuriamo magari la stringa per mandare le azioni e poi possiamo mettere il livello di batteria e lo stato che mi interessa. Come vedete ci sono tantissimi canali che ci permettono di monitorare un po' tutti gli aspetti del robot e magari poi più avanti li configureremo. Aggiungiamo quindi l'equipment al model, lo mettiamo in soggiorno perché è lì che c'è la docking station. Come category non ho trovato nulla di interessante per questo tipo di oggetto, allora ci metto le freccette, che dà l'idea di un qualcosa che si muove. Come semantic class, vediamo se c'è robot, cleaning robot, perfetto. E adesso i canali, scegliamo il control, il battery, state id e state come stringa, e poi basta, direi. Possiamo prendere uno di questi che sono i materiali da consumo, che dovrebbe indicare la percentuale di usura, quindi mettiamo ad esempio quella del filtro, che dovrei tra l'altro essere quasi allo 0% e quindi devo cambiarlo. Ok, allora configuriamo i vari point. Siamo a posto, aggiungiamo il modello, vediamo cosa viene fuori. Vediamo solo i linked. Quindi la batteria me la riconosce già al 100% perché comunque è in carica. Lo stato charging, lo state ID è 8. Ok, l'ID l'ho preso perché mi può servire il fatto che lo possiamo usare nelle rule senza dover per forza scrivere la stringa completa.
Abbiamo il filtro 1%, quindi direi che questo lo devo cambiare. Anche queste informazioni possono essere utili per generare degli allarmi sotto una certa soglia di usura. Ovvio, tutte queste informazioni ci sono anche nell'app della Xiaomi, però per avere tutto integrato in OpenHub sono utili. A questo punto andiamo a vedere come si vedono, facciamo un bel salva, come si vedono nella home page. Quindi andiamo in equipment, cleaning robot, ok,